Oggi abbiamo un tema molto interessante che sono i infoboost predefiniti. Questo è personalizzati. Abbiamo 4 chiamate in questo mese e secondo me i boost personalizzati sono tra quelli più interessanti per l'IndyCar, quelli più utili e non vedo l'ora di sentire la spiegazione di Dottor Cook. Anch'io sono contento di essere qui, è bello vedervi. Prima di iniziare, questa è la terza chiamata tra 4. Vedrete dei link se volete rivedere la prima e la seconda chiamata. Potete guardarlo su YouTube. E non dimenticate di registrarvi per la prossima settimana, che di nuovo avremo un tema molto interessante. Anche oggi risponderemo alle vostre domande live, quindi se avete delle domande a Dottor Cook, lui può rispondere oggi durante la chiamata. Per favore, scrivete le domande nella chat. Sicuramente ce ne saranno tante, quindi è meglio se vi potete assicurare di scrivere le vostre domande il primo possibile. Ron Spence è qui con noi oggi e siamo molto molto contenti di vederlo, però ora ascoltiamo Dottor Cook. Non so neanche dove cominciare perché ci sono tante cose interessanti. Beh, iniziamo all'inizio, giustamente. Ora vedo se riesco a condividere. eh, allora, lo schermo. Allora, abbiamo una presentazione, però dobbiamo darvi delle informazioni su di cosa possiamo parlare e di cosa no. Qui abbiamo Dori tra i top leader, c'è Dori. Abbiamo tanti amici da tutto il mondo, dall'Ungheria, anche dall'Italia, e c'è interpretazione simultanea in italiano e ungherese. Grazie mille, Roland e Blanca, siete i migliori. Dottor Cook, vedo il primo slide. Allora, devo un attimo mettere in ordine e possiamo cominciare. Quindi, come George ha detto, prima di tutto devo assicurarvi che Limbic Art è un software che non può diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia o altre condizioni medici. È disegnato per migliorare la qualità della vita e come abbiamo capito ci sono 5 elementi nella qualità della vita e oggi parleremo di come un InfoBoost e specialmente i custom InfoBoost, i boost personalizzati, possono raggiungere questo obiettivo. Ecco l'inizio, quello che vedete sullo schermo è il mio account, Limbicark, è la mia applicazione che ho aperto un paio di giorni fa quando ho fatto questa presentazione. Avevo un infoboost attivo e per creare un nuovo infoboost personalizzato clicco su nuovo infoboost che poi mi porta a questo schermo e devo aprire preset e scegliere custom. Poi voglio creare un nuovo custom info boost, faccio clic e devo scrivere un nome e una descrizione se voglio.
Quello che ho fatto io è che ho creato un infoboost che mi aiuta ad introdurre infoboost agli altri. Poi nella descrizione puoi scrivere, per esempio, che voglio vivere senza stress e prosperare. Posso andare su continua. E qui dobbiamo parlare. Quando crei un infoboost personalizzato, devi creare un cosiddetto Spark. La ragione per cui è che noi abbiamo un algoritmo che mettere in priorità, in ordine di priorità gli articoli nella biblioteca, però per renderlo personalizzato ci servono dei dati biometrici da voi. Questi aiutano l'algoritmo a rendere questo specifico unico per te. Però per farlo dobbiamo avere delle informazioni tramite l'energia della tua voce. La ragione per cui usiamo la voce come il primo input è che la tua voce porta con sé tantissima informazione. Le parole sono quasi insignificanti. Come parlare quando devi creare il tuo Spark? Sulla sinistra vedi che non devi cantare, non devi leggere, devi parlare del tema per cui crei l'InfoBoost. Per esempio, mi interessa introdurre l'imbicarca agli altri e voglio creare un InfoBoost che mi aiuti a farlo. E quindi parlo per 10 secondi, ti permette di parlare per 10 secondi, quindi non puoi dire tante cose. Però devi essere sempre focalizzato sul tuo target. Quello che non vuoi fare, vuoi essere più effettivo con l'imbicarco, ho iniziato ad usarlo a Zurigo un paio di anni fa, quando stavo con gli amici. Questo è assolutamente, sto parlando di altro, non c'entra molto con il tuo obiettivo specifico per cui chiedi l'aiuto dell'InfoBoost. Allora, le parole che usi non contano veramente, puoi parlare in qualsiasi lingua perché non stiamo guardando le parole, ma l'energia nella voce. Poi fai clic su inizia voice input, input della voce, devi rispondere, avrai 10 secondi. Avevo solo 2 secondi rimasti quando ho fatto questo screenshot. E qui hai finito la registrazione della voce. Se non ti piace, puoi rifarlo con Restart Voice Input. Però se ti piace, se sei contento, puoi andare su Continua. Allora, quando hai finito la registrazione della voce, in questo momento l'InvICARC farà un'analisi di quello e creerà questo target che noi chiamiamo un fiore, veramente. E a volte ci chiedono, c'è un significato nel com'è questo fiore. Veramente questo è creato dinamicamente dall'energia della tua voce, ma non ti diamo abbastanza informazione per renderlo informativo. Questo è più che altro decorazione, una cosa carina che puoi guardare, però veramente questo serve per noi per avere la risposta cinetica, che sarà la seconda risposta che ci dai. Devi toccare questo target, si sposterà e devi ripeterlo 5 volte. Qui guardiamo il tempo tra quando il fiore si ferma e tu lo tocchi. Facciamo un
combinazione di queste informazioni, poi facciamo uno scan nella biblioteca, mettiamo in ordine di priorità gli articoli rispetto ai tuoi dati in quel momento nel tempo. Poi siamo su questo schermo, ecco il nome del mio InfoBoost. Posso attivarlo senza fare altro, però io sono curioso, quindi voglio vedere gli ingredienti del boost. E qui ci sono i primi 10. Io di solito guardo i primi 10 che sono selezionati come default. O per esempio, qui guardo un attimo cosa ci sono, un punto di agopuntura, posso fare clic su quello che mi interessa e leggere le informazioni. Il numero 10 qui è su 93%, però io preferisco selezionare tutti fino al 90%, quindi vado giù ed ecco il mio item con 93%. Vado giù e scelgo tutti questi ingredienti fino a 90%. Ci sono dei punti di agopuntura, cibi. L'ultimo è una potenza omeopatica, uno LM. Io capisco l'omeopatia, è quello che faccio io. Non devi farlo, puoi attivare il tuo InfoBoost in questo momento, ma se c'è una potenza omeopatica, eh, mi piace sempre aggiungere questo perché mi dà un po' di forza. Quindi di nuovo vedo questi sotto ingredienti, guardo le categorie degli ingredienti perché nella biblioteca ci sono delle categorie in cui si trovano ingredienti in ordine alfabetico in inglese e posso vedere le potenze omeopatiche. Posso fare clic su questo e aprirà tutte le potenze omeopatiche. E il primo è 1 LM e vedi che è flaggato, quindi vuol dire che è selezionato, sarà incluso nel mio InfoBoost. Poi vedo anche altre potenze, posso flaggare anche i prossimi due ingredienti. Poi chiudo questo campo e sono ritornato su questa pagina di nuovo e tutto, gli ingredienti, gli articoli sono tutti pronti. Questo io voglio lasciare per 14 giorni, quindi faccio attivo InfoBoost e ritorniamo sullo schermo in cui vedo i miei InfoBoost attivi. C'era uno che era già attivo quando sono entrato e l'altro che ho appena creato. E come vedete, questo sarà attivo fino al 1° settembre. Ora, la prossima cosa che devo fare aggiungere o attivare un cert. Io faccio questo per la ragione che lo faccio sempre. E perché ci possono essere delle cose subconsce che mi limitano in condividere l'Invite Arc e forse io non so neanche quali sono questi. Quindi per questo posso attivare un Search Info Boost che mi dà l'informazione che mi serve per andare sopra questi limiti, nel sottoconscio.
Allora faccio un nuovo Cert InfoBoost perché non ne avevo nessuno attivo. Posso di nuovo andare su iniziare input della voce. Io avevo già creato lo Spark che rimarrà attivo per 24 ore, quindi non devo di nuovo fare la voce, la registrazione della voce perché l'ho appena fatto e mi dirà che infatti non devi ripeterlo. E vado avanti e qui ci sono le mie zone che sono meno in equilibrio. Può essere un'indicazione di questi sabotatori subconsci. Devo selezionare gli ingredienti. Qui vediamo che sono diventati verdi. Posso attivare il Cert Info Boost e questo Cert Info Boost rimarrà attivo per me per 24 ore. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa. Quindi il mio eh, Info Boost e il mio Cert Info Boost sono attivi, quindi sono pronto. Un'altra cosa che volevo condividere con voi è che potevo anche includere negli altri processi, però volevo un attimo separarlo per vederlo più chiaramente, è come usare i cibi comuni, la categoria dei cibi comuni. E io faccio questo, clicco su Infoboost attivi, nuovo Infoboost. Voglio fare uno personalizzato, custom, e ancora c'è ancora la informazione della mia voce. Qui scrivo foods, cibi, inizio, ho già l'informazione della voce, non devo creare un nuovo Spark. Poi clicco su tutti gli ingredienti, le categorie degli ingredienti e quando apro questo vado giù finché non trovo cibi comuni. E quando clicco su cibi comuni, vedo questo. Sopra ci sono i cibi con la priorità più alta, giù quelli per cui ho la priorità più bassa. In questo caso, fammi vedere se posso vedere questo. Carne di cervo è già attivo. Bisonte, orzo. Quindi sono questi, anche quelli 90 e sopra, puoi considerare mangiare di più. Quindi puoi considerare di mangiare più di queste cose che vedi sopra. E qui ci sono le cose che mi interessano di più, i cibi per cui ho la priorità più bassa, quelli di 10% e sotto. Sono questi che devi evitare per 7 giorni. Se mi dissedano, caffeina, è vieto. Quindi bisogna evitare questi. Eh, questa non vuol dire che tu sei allergico a questa cosa, non è un test di allergia. Non devi ripetere di mangiare solo, è sempre questa cosa, devi fare un po' di variazione, per cui diventerai più sano, ovviamente. Quindi, a cosa serve questo?
veramente è un modo per me di capire che nei prossimi 7 giorni il mio corpo non ha bisogno di caffeina. E posso pensare, ma comunque io non bevo caffè o non consumo caffeina. E in questo caso dovresti leggere un po' gli ingredienti nei cibi perché magari stai consumando caffeina senza saperlo. Quindi se sono cose che ami o sono cose che non ami, il punto è di scrivere questi cibi, metterlo sul frigo e evitarli. Poi ripetere dopo 7 giorni. Normalmente tra 7 giorni io penserei che se ripeto questo esercizio con i cibi comuni, gli ingredienti in giù saranno diversi perché io ho già evitato questi cibi per 7 giorni e questa non è, ripeto, non è un test di energia, o non è un test di allergia, ma è energia. Voglio raccontare una storia. Una volta ho fatto il Common Foods così e sotto mi è risultato cioccolato. Ho detto va bene, posso evitare cioccolato per 7 giorni anche se lo amo. Dopo 7 giorni, ripeto il processo e cioccolato c'è di nuovo. Beh, l'ho evitato per la seconda settimana, ma la terza volta c'era di nuovo. E la cosa mi ha sorpreso ovviamente, però l'ho evitato comunque. Poi c'era un'opportunità di mangiare un po' di cioccolato molto buono. Ho detto va bene, ormai sicuramente non apparirà di nuovo nella lista in giù. L'ho mangiato e stavo malissimo. Quindi, come risultato di questo, io non mangio più cioccolato. Può essere che avrai questo tipo di esperienza, però nella maggior parte dei casi ogni volta ti risultano diversi ingredienti giù tra quelli con il percentuale più bassi. Quindi la qualità di vita, cioè mentale, fisico, spirituale, sociale, finanziale, posso dire che sono più sano perché non mangio cioccolato, anche se sono un po' triste per questo fatto. Qui, Giorgi, io ho finito la mia presentazione. La cosa veramente fantastica per me è che ci hai fatto vedere un esempio di un infoboost personalizzato, però non abbiamo visto nessuna dello stress, dell'ansia per poter introdurre l'IndyCar, che era il tuo InfoBoost. Hai detto tutti esempi, anche come usare CERT per le limitazioni mentali, emotive. E quindi puoi fare un InfoBoost nell'IndyCar per qualsiasi tema che ti crea stress o disagio. Oggi con noi c'è Ron Spence. Lui è il re dei InfoBoost personalizzati. Sicuramente può aiutarvi a rendere questi più accessibili. Tra un minuto magari ci potresti raccontare dei custom InfoBoost dal tuo punto di vista. Sicuramente. Ogni volta che ne sentiamo, ne parliamo, io posso sentire una cosa nuova da Dottor Cook, perché per esempio, se mangio qualcosa, eh, a volte ha un percentuale molto basso. Questo può essere che il mio corpo mi dice, Ron, devi mangiare qualcos'altro perché ne hai già mangiato tanto, abbastanza. Come faccio io i custom info boost?
io da 40 anni faccio ricerca e ci sono delle ricerche che dicono che ingredienti hanno un impatto sulla sanità, però nel senso nel mondo fisico, per intenderci. Ma ci sono delle informazioni, delle ricette che sto cercando. Se sei su internet e cerchi, trovi qualcosa molto ottimo, ma costa 300 o 400 dollari, un prodotto così eh, caro. E io posso creare degli infoboost personalizzati e così posso anche risparmiare dei soldi perché uso l'informazione degli ingredienti tramite i infoboost. Poi dal punto di vista emotivo, a volte non riesco a sentire la tua voce perché le azioni fanno più rumore. Questo è molto vero. Se per esempio faccio un infoboost per abbondanza, prosperità, eh, io anche faccio insegnamento di cambiamenti nella vita, stile di vita, perché sono le tue azioni che rappresentano quello che c'è dentro e se c'è qualcosa che manca, non basta chiedere le parole per cambiare. Quindi questo ha un impatto su quanto sei. Quanto successo hai, perché se per esempio qualcuno dice che lo sto usando ma non fa nessun impatto, però dipende da quello che fai tu nella tua vita. Ho creato una biblioteca degli infoboost, più di 140, e ho scoperto qualcosa. Ogni settimana, quando non entro in questa biblioteca e non ci lavoro per renderlo meglio, perché trovo eh, è molto raro perché io trovo sempre nuovi ingredienti per migliorare le ricette, diciamo, che esistono già. E poi ho scoperto che usando l'intelligenza artificiale posso trovare ancora più informazioni e a volte aggiungo alle ricette 10 o di più ingredienti perché c'erano cose di cui non sapevo prima, ma l'intelligenza artificiale l'ha scoperto. Quindi abbiamo tutti questi dispositivi. E poi quando Dr. Cook usa il CERT, se non usi CERT, questo può essere la cosa che ti manca per far funzionare tutto. Mi dicevano sempre che le emozioni sono bloccate nel subconscio. Quindi se hai un'emozione negativo, devi farlo, devi ripulirti di questa emozione per rendere tutte le altre ricette, formulazioni funzionare meglio. Poi c'era una domanda prima su questa cosa, se è possibile fare search troppo frequentemente. Per me sì, io l'ho fatto una volta, ho fatto uno ogni giorno e dopo 3 o 4 giorni era troppo per me, sentivo che per me era esagerato. O usare tutte le formule o Spark Scan, non c'è una risposta sbagliata o corretta. Ho parlato con un medico che ha condiviso con me che lei preferiva usare le ricette, le formule custom anziché fare lo scan. Io, perché i miei formula hanno 40-50 ingredienti o di più, io preferisco fare un search in cui uso 70% è sopra, però
è quello che funziona per me e dovete trovare quello che funziona per voi. Questa tecnologia è veramente stupefacente. Potete fare tutto quello che volete, puoi anche attivare più formule allo stesso tempo nel- nella parte personalizzata, diciamo. Ci sono delle persone che preferiscono creare delle formule e io ho un gruppo con atleti che vogliono usare le ricette personalizzate, ma non ci impegnano, non passano abbastanza tempo. Però questo può essere una possibilità, un'ottima possibilità per per quelli che fanno sport all'università. Però ci stai creando dei problemi perché non ci siamo ancora, non possiamo ancora iniziare questo, non metterci nel non crearci problemi. Quando crei i tuoi infoboost e tu hai una lista lunghissima, centinaia, potresti condividere dove possono trovare le persone i tuoi infoboost, così possono vedere il lavoro che hai fatto usando il tuo infoboost, oppure usarlo per creare i loro infoboost personalizzati. Ragazzi, se usate il mio newsletter, l'ho mandato domenica e c'è un link sopra che ti porta alla biblioteca in cui c'è la lista di tutti questi e ogni settimana faccio un update, quindi sai una ricetta che stai usando nel tuo back office, io guarderei la biblioteca perché io lo faccio upgrade ogni tanto, specialmente con l'AI, con intelligenza artificiale. Per esempio, io ho un formula che può sopportare un problema di un mio amico e potete vedere nel newsletter questa storia particolare. Grazie mille, Ron. Se potresti mettere il link per il tuo newsletter nella chat sarebbe veramente meraviglioso. È molto difficile parlare di un tema difficile come gli infoboost personalizzati in un modo facile e comprensibile. Ora vediamo un attimo le domande. Eh, magari Ron, anche tu puoi rispondere a qualche domanda. Allora, dottor Cook, sei pronto? Sì, Gail, la prima domanda, potresti dire la differenza tra cinque elementi lei e cinque elementi lui? Eh, quali sono le differenze tra il genere? Hers è quello per le donne, his è per quello per i maschi. Allora, c'è la lista degli ingredienti di cui sappiamo che hanno un impatto positivo sui maschi nel his e nel hers ci sono quelli che fanno bene alle donne. Sono stati creati dai dottori in Ungheria, mi dispiace ma non riesco a ricordarmi i nomi, però c'erano i ricercatori che l'hanno creato basato sulla teoria di cinque elementi nella medicina tradizionale cinese su come raggiungere eh,
una salute più comprensiva. Con 5 elementi fai uno Spark Scan e selezioni items sopra il 70% per tutti e due. Normalmente io vado fino al 90%, ma in questi due casi vai fino a 70% perché sono fatti così, sono disegnati così. Ok, allora andiamo avanti. Cristina, posso fare un voice input per la mia mamma che è demente o per la mia... eh, queste sono due domande, o per la mia figlia senza che lei lo sapesse. Eh, puoi, puoi fare un infoboost come surrogato, quindi parli per le persone per cui vuoi fare l'infoboost, per la tua relazione con la tua mamma. Questo è possibile, quindi puoi fare una registrazione della tua voce a parte sua. Puoi usare anche l'opzione per famiglia. L'altra domanda qual era? Posso farlo uno per la mia figlia senza che lei lo sapesse? Io lo farei in questo modo. Io non lo farei con l'intenzione di cambiare la mia figlia, ma con l'intenzione di cambiare me stesso, in relazione alla mia figlia. Per esempio, diciamo che la mia figlia fa delle cose o ha delle decisioni sbagliate, sta con degli amici con cui non può vivere una vita completa, diciamo. In questo caso io farei un infoboost in cui dico sono molto preoccupato per la mia figlia, fa cose che io sento che le guideranno ad una vita triste e voglio trovare in un modo di influenzarla ad una vita più positiva, influenzarla in un modo positivo, e così crea uno spark e così ci sono cambiamenti nel mio campo, ma a causa della mia relazione con la mia figlia, lei sentirà l'effetto positivo del cambiamento nel mio campo. E quindi un giorno la mia figlia torna a casa magari e dice: Veramente non mi piacciono questi amici. E io dico: Beh, è un miracolo. Questo sarebbe un effetto diretto. Un effetto indiretto può essere che io divento meno tenso o divento più o accetto di più lei, le sue decisioni. E così questo potrebbe aprire la nostra relazione in un modo che lei si apre di più e non sentirà che io ogni volta le dico in faccia che ha le decisioni sbagliate o fa la sua vita in un modo sbagliato. Mi piace questo che devi cambiare te stesso perché anche la relazione fa parte di te. C'è un'altra domanda simile a questo. Se creo un infobus per il mio parente, o una registrazione della voce, però se clicco io sul fiore, va bene così? Penso di sì, perché l'Inbicarb non è una medicina. Stai usando solo informazione.
È come se io ti do, George, ti do un libro e ti dico guarda tutte queste informazioni, l'InfoBoost è come questo o di più perché raggiunge il tuo livello subconscio, però non ci sono controindicazioni, non posso fare male al mio parente provando e se non funziona posso provare in un altro modo. Quindi la cosa bella dell'Invicark è questo, che puoi sperimentare senza fare male a nessuno. Eh, Prossima domanda. Perché nella biblioteca dei boost ingredienti mm, mancano Bendesol e cose eh, Bendesol e Ivermectin e altre cose. Perché l'Invicar non è un dispositivo medico e quindi non può sostituire certe medicine. Quindi non li mettiamo nella biblioteca perché vogliamo evitare la mispercezione che siamo un dispositivo medico che non siamo. E poi non aggiungiamo anche formule brevettate perché non vogliamo violare nessuna legge, nessuna cosa, quindi non vedrete nessun prodotto brevettato. Su Zaito abbiamo avuto esperienze con FDA, ci hanno fatto togliere queste cose dalla biblioteca, e poi eh, ci hanno detto, il consulente ci ha detto di non continuare a provare perché non possiamo vincere in corte, ecco. Se qualcuno viene a te, beh, prima di tutto, tutte queste medicine sono combinazioni di ingredienti, tanti sono anche botanici, non c'è nessuno che ti dice che non puoi creare la tua versione usando la biblioteca vasta. Lo so, Ron, che tu lo fai. Sì? Esatto, posso fare la ricerca o posso provare una nuova cosa. Io non uso mai la ricetta esatta di qualcun altro, ma lo cambio un pochino. Quindi dalla mia ricerca vedo quali ingredienti possono andare dentro una certa formula. E volevo condividere un'altra cosa. Quando le persone fanno una registrazione della voce e top 10 o quelli, non so esattamente la definizione, fanno clic sopra e per esempio può essere che sono donne, ma parla di un prodotto per maschi. Allora la mia risposta a questo è che ci sono centinaia di chemicali, fitochemicali in questi ingredienti e la tua intelligenza nativa sa tutto quello che c'è dentro. Quindi anche se abbiamo una descrizione per cui una cosa può essere usata, ci sono anche altre centinaia di ragioni per cui puoi usare un ingrediente. E la tua intelligenza nativa sa esattamente il valore degli ingredienti e è per quello che richiama quella cosa. Quindi se uso le vitamine prenatali della mia figlia mi fa bene lo stesso, è solo marketing. Esattamente, sono sempre vitamine. Ehm, Nella sezione dei commenti, Adrien ha condiviso una storia
con i Infoboost. Potete leggerlo più eh, tardi. C'è una domanda. Quanto è, quanto è forte, quanto sono forti eh, le promemorie giornalieri. Gli infoboost ti arrivano continuamente, però una promemoria ti viene sul livello conscio. Quindi, anche se magari non lo guardi come la lista dei cibi che metti sul frigo, puoi avere un input conscio e sottoconscio allo stesso tempo. Se cerchi di cambiare la tua postura energetica sotto il livello conscio, questi, queste promemorie sono utili, però, sopra questo livello può bastare anche una promemoria leggera, quindi non devi vederlo davanti a te tutto il tempo. È una cosa che succede automaticamente, però metterlo sul livello conscio non fa male, è un buon, può aiutare. Ultima domanda, ci sono tante ancora, però sfortunatamente non abbiamo più tempo. Dottor Cook, questo entra con l'uomo corto. Queste potenze possono darti le soluzioni così non devi usare un altro. La risposta è veloce sì, quindi se ti viene se ti risulta un uomo corto, puoi usarlo e ti basterà. Quindi vedete che è difficile andare su un livello alto su certi temi. Se volete passare un'ora intera con Dottor Cook che parla di omeopatia, vedrete che ci sono tantissime cose nell'omeopatia che sono già inclusi nel Limbicar, che non devi essere un esperto per poter usare i principi, basta che usi Limbicar che sono già aggiunti. Allora, dottor Cook, grazie mille e voglio ricordare a tutti che vi manderemo di nuovo un'invitazione per la prossima settimana. Parleremo degli animali domestici, sarà fantastico e condivideremo la registrazione di questa conversazione. Ultime parole, dottor Cook. È stato bellissimo essere qui. Grazie, Ron, per aggiungere i tuoi pensieri. Si vede che Ron è, è più saggio di me perché ha la barba più grande. Grazie, grazie. Ah, perché sei più giovane. Ah, grazie. Allora ci rivediamo con tutti la prossima settimana. Ciao.